Ciao a tutti. Allora, sono sono qui insieme a voi per, aprire questo pacco che mi sono regalata. Un bel pacchettone, tutto di quasi tutto di filati. Allora, lo apro perché bisogna fare attenzione a non rompere ovviamente con le forbici, tagliare, magari rompere qualche filo, anche no. Lo apro e vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. Mi aspettate? Iniziamo a vedere già qualcosa. Allora, in quanti mi hanno appunto chiesto come sono i filati Temu, quelli che ho acquistato da Temu, per l'estate. Come sono? Benissimo, li proveremo insieme. Allora, iniziamo a vedere già sommariamente che cosa ho preso. Questa è ancora invernale, questa è ancora invernale, volevo proprio provarlo. Dovrebbe essere il merino, se non sbaglio. È il merino? Un po' di difficoltà con una mano, come al solito. Bello, bellissimo. Ho preso un po' di filati, questo qua. Allora, intanto ve li faccio vedere sommariamente. Wow, sommariamente. Ah, questo è il bambù. Allora, con questo bambù sto creando una creatura a mio vedere meraviglioso e ho preso degli altri colori, poi delle decorazioni. Bene. Che questo è molto interessante. Lino e cotone. Questo è l'altro bambù, infatti ho preso due colori, io ce l'ho color panna, poi ho preso il rosa e il giallo. Guarda che bel colore, insieme. Il bianco della Muyuan. Lo guarderemo e li guardiamo adesso proprio solo per farvi vedere. Ah, ecco una chiusura per i miei cardigan. Ah, la tavoletta per eventualmente poi la guardiamo insieme. Va bene, delle spillette. Non penso che volevo farmi i due chignon. Ok, e poi ce n'è un altro che dopo lo guarderemo anche quello insieme a tutti questi filati. Ok, intanto ho voluto farvi vedere il risultato del regalo che mi sono fatta e adesso li andiamo a vedere uno per uno, cosa è valido e cosa no. Ciao a tutti! Allora, andiamo a vedere che cosa mi è arrivato da Temu. Andiamo a vederli nel dettaglio però e anche lavorati, ok? Ne guarderemo uno per uno. Seguitemi, sono tutti estivi. Anche no, proseguire col tiro dei gomitoli, non potete immaginare cosa non ho combinato. Meglio fermarsi, difatti mi sono fermata dopo che ho tirato giù un'orchidea. Che no, basta. Vabbè, così l'ho voluto mettere lo stesso, così ridiamo un pochino insieme. Allora, parliamo di cose utili. La prima cosa che vi voglio dire, Temu, cinese, un'azienda cinese, serissima, basta con questi stereotipi dove leggo che non bisogna scaricare l'app perché per mille cose che scrivono, chissà chi scrive queste cose. Io vi dico che da un po' che ho scaricato l'app, è assolutamente un'azienda serissima, non succede nulla, anzi, se non l'avete scaricata vi invito a scaricarla perché scaricandola, utilizzando il link che trovate proprio sotto, dove io non guadagno nulla, ovviamente sia ben inteso questo, non è che io prendo una provvigione se voi cliccate o scaricate, no, assolutamente, quindi fate come voi ritenete giusto. Però io li sto usando questi filati e vi posso dire e garantire che sono alcuni validi, alcuni no. Adesso poi parleremo anche di questo. Però appunto scaricando l'app
riuscita ad ottenere, se non ricordo male, un 30% di sconto, comunque riuscita ad ottenere degli sconti. Se vi va. Se non vi va, ma non volete scaricare l'app, non c'è una motivazione, però se non volete, ci sta, e volete magari acquistare, potete acquistare direttamente anche dal computer, e quindi di conseguenza potete utilizzare i già prezzi bassi che loro hanno per ogni lotto di filato. Oltretutto, vi devo dire questo, la consegna più o meno in 10-15 giorni a seconda. Comunque a me viene consegnato con le poste, penso quindi anche a tutti voi. Si può tracciare il pacco senza problemi, non ci sono spese di spedizione per ora se fate ordini di almeno 15 €, e quindi si può dire che io ho una maglietta, con questa maglietta qui, che tra l'altro della quale vi sto preparando anche il tutorial, ma questa maglietta qui l'ho fatta con un lotto, se non sbaglio, dopo vi do i prezzi con certezza, adesso sto parlando a ruota libera, intorno ai 13 €, quindi stiamo parlando di un filato in 70% bambù e 30% cotone, ok? Quindi una maglietta con 13 €, francamente. Va bene, comunque sia, è una scelta vostra. Io vi mostrerò ciò che a me piace, e quello che non mi piace ve lo dirò. Vi dirò il pro e i contro, e vi parlerò un po' di tutto quello che ho ricevuto. Io ho ricevuto nel contempo, perché ovviamente ho ricevuto questo pacco, il pacco che avete visto, con la quale ci ho giocato anche un po'. Ho ricevuto questo pacco, ma precedentemente ne avevo già ricevuti altri, quindi ve li mostrerò. Spero di riuscire a mettere anche tutti i link. Ma quando ho ricevuto questo, il pacco più grande, ho voluto aspettare a fare la recensione, provandolo proprio materialmente come piace a fare a me. Cioè, a me piace proprio provarli prima di darvi. E io in questo paccone qui ho due preferiti, in assoluto. Il primo è questo, e ve lo consiglio finché c'è di prenderlo. Allora, il bambù. Adesso vi metterò anche, cercherò di mettervi uno screenshot anche proprio del prodotto, così se volete cercarlo senza linkare nei link che vi ho messo, fate pure. Cioè, ripeto, io non prendo provvigioni se cliccate sul link, quindi fate come desiderate. Io vi consiglio di andare tramite link e di scaricarlo, l'app, però per un vostro tornaconto, nel senso di sconti. Ah, una cosa vi volevo dire, aspettate. Mi è successo che ho ricevuto un capo. Per chi non ha mai acquistato da Temu, lo dico, perché chi ha già acquistato sa come si fa. Ho ricevuto un prodotto che a me non piaceva, e questo prodotto, ho detto, boh, io lo restituisco, certo che però sarà una bega restituirlo, no? Fino in Cina. Ho detto, ci provo. Ebbene, il prodotto me l'hanno lasciato e mi hanno restituito i soldi del prodotto. Quindi, se non fosse seria un'azienda così, direbbe, ok, vuoi restituirmelo? Nessun problema, a tue spese restituiscimi il pacco. Ma chi ti restituisce i soldi al 100%? Cioè, quindi voglio dire, ne sento tante, sono filati cinesi, sono questo, sono l'altro. Io comunque sia ho i miei filati preferiti, e lo sapete, lo conoscete, certo non ve ne parlo in questa recensione, perché conoscete i filati che amo, ma Temu sta diventando un'altra mia preferita, quindi un altro posto dove andare a acquistare filati degni di essere chiamati tale, e con una ottima qualità. Ottima. Ne ho trovati alcuni che non mi piacciono, però intanto parliamo di quelli che mi piacciono. Questo. Allora, questo filato, ve l'ho già detto, è un filato in bambù, 70% bambù, 30% cotone. L'ho lavorato con l'uncinetto numero 3. Il risultato è seta sulla pelle, guardate,
Non vi faccio vedere il progetto, non l'avete me l'avete visto indosso, però perché sto realizzando il tutorial. Si tratta della maglia sereno zigzag, top down, quindi partiamo da sopra per scendere. Man mano sapete che io vi seguo in tutto e per tutto. Questo è un filato che la pelle dice solamente grazie. Grazie, grazie, grazie per averlo realizzato e perché sentite proprio sulla pelle una morbidezza notevole. Certo è che il bambù cede un pochino, quindi restate sempre, questo vale per questo filato come tutti gli altri bambù. Il bambù appunto è una fibra che cede leggermente, è traspirante tra l'altro, quindi è leggero, non vi preoccupate, questo è un filato estivo. Cedendo in questo modo voi dovete sempre tener conto di questo, per quei 2 centimetri dopo il lavaggio ve li prende, poi dopo basta, si ferma lì, però li prende. Quindi voi basta che restate 2 centimetri in meno, per esempio, di lunghezza, e un centimetro e mezzo magari in larghezza, e così il gioco è fatto, state dalla parte dei bottoni. Questo è un consiglio mio per gli altri bambù che ho provato. Questo francamente devo ancora lavarlo, quindi poi ve lo dirò anche nel gruppo come, perché devo finirlo, sono in registrazione, quindi devo ancora finirlo. E quindi vi dirò, ma sicuramente come tutti i bambù un pelino cede. Bellissimo, io l'ho preso in questa tonalità giallo pulcino. Si può dire giallo pulcino, perché già con l'altro filato che avevo preso in cashmere, sempre della Temu, e mi sono trovata bene. E anche rosa, ma c'è un turchese che mi piace da morire e che è già in viaggio perché lo voglio prendere. Io amo il color turchese, ma questa volta ho voluto, e sicuramente me ne rifarò altre due. Vi dico che più o meno, calcolando che a me è rimasto, l'ho quasi finito, l'ho quasi finito, non la registrazione perché sto registrando anche con un altro filato, quindi ne ho già due, ne sto facendo due. Questo è il color crema, direi, un color crema, cioè, oppure io direi perla, ecco, è un color perla questo. Color perla, se lo trovate, prendetelo perché sta bene con tutto, si adatta a tutto. Allora, io ho un lotto, non c'è come al solito, ecco la brutta cosa che hanno è che non scrivono mai il metraggio, ma penso che ci sono 6 gomitoli in un lotto, penso che ci siano circa 200 metri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dovrebbero essere non più di 200 metri per ogni gomitolo da 50 grammi, quindi sono 150-300 grammi di filato. Il prezzo lo state vedendo, quindi direi, poi attenzione, un altro segretuzzo. Se voi mettete i filati che vi piacciono nel carrello e li lasciate lì, ovviamente vi siete già registrati al sito, quindi hanno la vostra mail, può capitarvi che ci sono delle offerte particolari su quello che avete nel carrello, su un prodotto del carrello, però a volte conviene perché da, non so, 13 euro vi dicono se lo prendi fa 6 euro, ecco, per esempio, no? Può capitare anche questo. Allora, quindi abbiamo visto il bambù nelle 3 tonalità. Io ho per il momento il perla, il rosa e il giallo. Vogliamo parlare di seta e cotone? Bene. Guardate. Guardate che cos'è questo filato. No, io devo farvelo vedere proprio. Allora, io penso che anche a 40 gradi con questo addosso andiam bene lo stesso. E non lo so, è veramente seta, cioè io
totalmente cotone, 100% cotone, francamente lo trovo un pochino pesante. Mi piace, però lo trovo un pochino pesante. Questo qui con anche solo quel 20% in seta lo rende preziosissimo. Ecco, io sto lavorando proprio al tutorial con questo color salmone, che è questo. Questo è il filato. Allora, questo filato l'ho lavorato con il 2,5. Ci sono, vediamo se riesco a ritrovarlo qui. No, no, non riesco a trovarlo. Allora, anche questo dovrebbe, uso il condizionale perché io ho finito un gomitolo e sono al secondo gomitolo. Di gomitoli in un lotto ce ne sono 4 e sono 400 grammi. Suppongo che in ogni gomitolo ci sia 250 metri, ce n'è un po' più dell'altro in bambù. Quindi penso che sia più o meno così, 250 metri. Prendetemi con le pinze perché non ho la certezza, non riesco a trovare il metraggio, e hanno questo brutto vizio che non dicono, ecco, questo è una pecca, non dicono il metraggio, ma il filato è stupendo. Come si presenta? Allora, aspettate che se ce l'ho agganciato, vi faccio vedere. Sì, ce l'ho agganciato. Allora, il filo, come vedete, ha più fili. Tra l'altro un anti-pilling questo, quindi non dovrebbe fare pallini, anche se io ho difficoltà a pensare che anche gli altri, io per esempio anche con il cashmere che ho lavato, oramai sono alla quarta volta che lo lavo, francamente io di pallini non ne vedo. Vedremo con gli anni perché ovviamente bisognerà vedere con gli anni. Io con un'altra azienda ho esperienza oramai di anni di quel filato, quindi so come si comporta dopo X. Questo dà proprio, c'è proprio scritto anti-pilling. Allora, come vedete si lavora molto bene. Io ho l'uncinetto 2,5 per lavorarlo e non ho assolutamente problemi a lavorarlo. E anche se si presenta così, quindi se lo vedete in questo modo vi può spaventare. Al contrario invece di un altro filato che è 100% cotone, forse per quello io e lui non andiamo bene, ecco vedete si presenta in questo modo, però quando lo lavorate si lavora molto molto bene, come vedete. Vi faccio vedere ancora un pochino. Anche questo, ragazze, allora, se dovete scegliere tra i filati che vi mostrerò, il primo è questo. Sono proprio i miei preferiti, in assoluto, i miei preferiti. Poi dipende da cosa volete realizzare. Spero il prossimo mio progetto, uno dei miei progetti, da che cosa volete fare, però sono filati. Quando io vi dico andate sul sicuro, andate sul sicuro. Poi dipende anche sempre dalla vostra manualità, da cosa piace a voi, perché magari a me piacciono per esempio i filati luminosi, a me piacciono. Non tanto mi piacciono anche i sbrilluccicosi, però non parlo di sbrilluccichio, ma parlo di luminosità proprio del filato. E poi per l'estate cerco un filato, anche d'inverno, non amo i filati molto molto pesanti, però cerco un filato leggero, cioè che da poterlo proprio indossare senza problemi come fosse una camicetta. Questo proprio è veramente leggerissimo, indossato è veramente veramente leggerissimo. Si potrebbe lavorare anche con un 2 volendo, però io col 2,5 mi trovo bene. Devo dire che questo è un successo, davvero un successo. Stiamo parlando di questo filato, ma sicuramente vi ho messo anche uno screenshot per capire di che cosa sto parlando. E io l'ho preso sia in questo colore salmone rosa, penso sia un rosa, che più rosa che salmone, è rosa, decisamente rosa, e bianco ovviamente, ovviamente bianco, di questo farei il bis e tris. Questo invece è un filato che a me non piace. Allora, questo filato è un 100% cotone, quindi va bene, però potrebbe sembrare anche, non lo so, raffia.
Non lo so. Allora, quando lo lavori ha questo problema qui, vediamo se riesco a fartelo vedere. L'ho lavorato col 3,5, ha questo problema qui, cioè i fili non sono, probabilmente colpa mia, non voglio dire, però rimangono queste cose qui, che a me proprio piace veramente, veramente poco. Vedete? Anche qui. Ecco, è un fantastico gomitolone, se tu vedi, ed è un cotone naturale. Questo perché succede? Anche questo, come quello precedente che vi ho fatto vedere, è a più fili, ma questi sono proprio fili molto molto liberi, se tu noti, sono molto liberi. Il risultato, attenzione, per chi deve fare qualcosa che sia un po' grezzo, come filato, cioè come risultato questo va bene. Quindi se volete fare un qualcosa di molto più grezzo, è sbagliato come termine, più, non lo so, non mi viene il termine, comunque sia, il risultato lo vedete, a me non è piaciuto, non è piaciuto, questo io l'ho restituito, difatti è di questo che vi parlavo, e loro mi hanno detto di tenerlo e mi hanno restituito i soldini. Quindi io, qui ci sono 50 grammi, non so che metraggio ha, come vedi è 100% cotone naturale, sono 500 grammi in tutto, qualcosa ci farò, magari per le bimbe, vediamo, una copertina grezza, a me viene grezza. Non mi piace, non mi piace, non riesco a dire che una cosa mi piace quando in realtà non è così. Questo ne è l'esempio. Non so se lo vedete anche voi. Vedete? Non rimane uniforme, quasi spezzati i fili, quasi, non sono spezzati, però sembrano quasi spezzati. Rimane rustico, ecco, non grezzo, rustico, rimane rustico, come lavorazione è piuttosto rustica. E quindi questo, io vi metterò lo screenshot anche di questo, ma ovviamente non ve lo consiglio. Ok, per questi filati mi posiziono meglio, forse così riuscite a vedere un pochino meglio, vero? Ok, per questi filati c'è un po' di confusione, ti spiego. Praticamente ci sono varianti dello stesso filato con diverse composizioni. Ad esempio, quello che sto usando io è questo, cioè abbiamo la viscosa, che è quella che a me piace tanto, al 35%, rayon 35% e acrilico al 30%. Ok, e io ho fatto una bella scorpacciata perché mi piace tantissimo il risultato leggero e soffice che mi dà, e ho preso di questa tipologia, quindi viscosa, rayon e acrilico, ho preso questi colori. Ne ho presi un po', il blu l'avete visto, abbiamo questo, o il turchese e via. Ma fatto nello stesso modo c'è anche un'altra tipologia, che è questo color cipolla che ho preso, dove mi dice 70 cotone e 30 acrilico. Quindi, e non solo, ce n'è un altro ancora. Questo bellissimo verde, dove mi dà il 50 acrilico e 50 rayon. Allora, questi due io li ho presi proprio per capire qual è la differenza tra questo. A proposito di questi ho preso anche il bianco, ok, ho cattive intenzioni, vero? Allora va bene, intanto vi faccio vedere, e quello che ho usato io è viscosa, rayon e acrilico. Ok, lo uso con, va bene, io ho un 2,20, va bene il 2, quindi è molto sottile come filato e si lavora facilmente, cioè proprio non è molto molto scivoloso, se vogliamo. Adesso non è questo che devo fare qui, ma è altro. Però questi filati che
adesso sia questo che l'altro che vi faccio vedere sono filati molto sottili, quindi vanno bene per chi ama lavorare un qualcosa, il filato sottile, ok? Quindi non è un filato per far centrini, perché questo è morbido. Il filato per far centrini normalmente è un cotone 100% mercerizzato. Qui non parliamo di un filato mercerizzato, ma parliamo di una viscosa, un misto viscosa e morbido, proprio, quindi non dà quell'effetto sacchetto quando lo mettiamo addosso, no? Perché ogni filato nasce per qualcosa. Quindi dicevo un po' più sottile per farmi dei capi un pochino più leggeri, cioè volevo farmi un coprispalla a dire il vero, invece qui poi ho iniziato con un altro tipo di idea per poter mettere più colori. Comunque non è detto che questo rimanga, che sia un progetto. Io più che altro ho voluto vedere nel grande, guardate com'è morbido, nella versione più ampia come veniva e se mi piaceva il risultato finale, e vi dico, mi piace moltissimo. E, è ovvio che con questo tipo di filato ci metteremo una vita a finirlo, ma se abbiamo pazienza sicuramente anche solo, guardate, anche solo il granny, senza fare null'altro, anche solo con un semplice granny, quindi con il nostro tris, famoso tris, vengono sempre dei capi molto belli. Anche questo, come avete notato, è un capo luminoso, è un filato, scusate, è un filato luminoso, forse lo notate più con il turchese. Quindi adesso provo a vedere se c'è una metratura da qualche parte, perché anche questo è venduto singolarmente, non ricordo il prezzo, vi lascio sempre lo screenshot così con i prezzi sono un pochino più tranquilla. Ed è venduto singolarmente questo filato. Provo a vedere se trovo la metratura. Sì, guardando anche sul sito mi ricordavo che anche di questo non c'era la metratura. Eh, continuo a dire le stesse cose e adesso leggo che costa 5,10 euro. Il gomitolo sono 150 grammi e come vedete è bello sostenuto. Non so se andare ad occhio e dire che ci sono 400 metri, se sbaglio, non lo so, è molto molto, vedete quanti giri ci sono? Probabilmente saranno 400. Facendo più o meno un calcolo con quelli che ho già lavorato, dovrebbe, condizionale d'obbligo anche qui, dovrebbe essere intorno ai 400 metri. È molto sottile, molto spesso, come avvolgitura, è molto spesso, quindi ci sta. Ma la immaginate una camicetta, una camicetta, una canotta fatta così? Tipo per esempio anche quella che sto realizzando, immaginatela solo a canotta, lavorata proprio così, con un uncinetto sottile, anche un 2 di uncinetto, una finezza notevole. E quindi questo è quello che ho provato, quello con la viscosa. Quella col cotone la guardiamo subito. Sto prendo questo, ok? 70% cotone e 30% acrilico. Per darmi qual è, tengo questo all'interno del gomitolo. Guardate quanto è spesso, cioè all'interno del gomitolo, così almeno non confondo le due cose. Nel frattempo però ho scoperto quanti metri sono. Io avevo detto intorno ai 400, mi sono tenuta un po' bassa, sono 500 metri, perché questo è più o meno lo stesso spessore di questo, quindi più o meno siamo lì, qui da 500 metri. Qui c'è scritto, quindi se io vi ho detto 400 di questi, sarà più o meno la stessa cosa. Allora, sto facendo qualche giro. Innanzitutto così vedete se può andar bene per voi il fatto di un filato così sottile, perché ripeto, io sto utilizzando con il tulip il 2,2, quindi diciamo che va bene
un uncinetto, anche un uncinetto 2 per la mia mano, per la mia mano. Quindi diciamo dal 2 a 2 e mezzo come tipo di uncinetto. Sento il cotone sotto le dita. Allora, ma non quel cotone stopposo, un cotone morbido da lavorare. Pensavo invece di non sentirlo, perché credevo si fossero sbagliati a scrivere il contenuto, ma non può essere così, non può essere così. Difatti io sento proprio la diversità tra il lavorare questo, che sento più il cotone, che questo con la viscosa. Quello con la viscosa è più scivoloso, se vogliamo, non scivoloso nel senso negativo, e neanche, cioè nel senso che è più ma è anche liscio questo. Non so come spiegarvelo. Io sento che questo è più viscosa e che questo è più cotone. Forse riuscite anche a notare la differenza, a parte lo splendido color cipolla, che questo mi piace tantissimo. Non, diciamo che anche abbinarli insieme non è uno sbaglio, nel senso che si nota così poco la differenza, più che altro lo sento al tatto. È liscio come filato anche questo. Questo costa tra l'altro più di questo, perché questo ho notato, vabbè, magari i prezzi che vedo io sono quelli momentanei, questo qua con la viscosa era intorno ai 5,50 euro, 5 euro e qualcosa, guardate lo screenshot che è meglio, e questo qui io leggo adesso 7 euro, magari da altri venditori costa meno, altri venditori su Temu, perché Temu è un pochino come Amazon, cioè praticamente all'interno di Temu ci sono vari venditori e vari filati e varie cose, non c'è i filati, francamente, forse sono stata una tra le prime a mostrare i filati che vende Temu, e io mi sono trovata bene, tant'è che ho continuato, poi ho continuato ad acquistare, avete visto tutto quello che ho preso. Quindi questo filato, anche questo è un filato decisamente, sì, lo notate? Forse guardiamo dal retro. Notate che qui è più, si vede di più il cotone che la viscosa. Questo è più lucido, questo meno. Però se io li abbino insieme, francamente, guardate, cioè non fa alcuna, non c'è tutta questa differenza. Vedete? Posso tranquillamente abbinare un po' più lucidino, un pochino meno lucidino. Poi ecco, qui possiamo veramente, vedete che anche con un granny semplice, con questo tipo di filato, guardate che grazioso che diventa. E adesso vorrei capire, e quindi vi ho fatto vedere anche questo, che è quello, ecco vedete, che è quello, abbiamo detto 70 cotone, ecco perché lo sento, e 30 acrilico, non 100% cotone, 70 e 30. Ora voglio proprio vedere questo che mi dà il 50 cotone, no, non è vero, il 50 acrilico e 50 rayon. Allora, adesso taglio questo, lo inserisco dentro, se no va a finire, perché poi per capire qual è devo lavorarlo, ok? Perché così francamente si nota, insomma si nota anche al tatto, però tra questo e questo vediamo. Ok, sto provando questo, che è quello 50 acrilico e 50 rayon, insieme a questo che è 70 cotone e 30 acrilico. Allora, io francamente tra i due si possono, vedete che si possono abbinare tranquillamente insieme. Tra i due sento una leggera differenza tra questo e questo. Probabilmente lo sentiamo poi dopo come calore sulla pelle, è talmente sottile però, quindi decidete voi. Io vi dico, allora, questo è quello in viscosa, no? Che vi avevo mostrato. Questo in viscosa è proprio, la sentite tutta la viscosa. Questo in cotone non è niente male, eh? A me non dispiace, questo magari lo eviterei. Se dovete scegliere, scegliete tra cotone o viscosa.
e avete già capito che la viscosa è proprio viscosa, la conoscete bene. E questo, il cotone è lucido e lucidino, vedete non è secco, è lucidino, è morbido. Questo è proprio acrilico, ma non sento l'acrilico, cioè non so come spiegarvi, però se io dovessi scegliere, io lo abbinerò insieme perché cipolla e questa cipolla e questo verde mi piacciono tantissimo insieme, quindi li abbinerò insieme, così ho 1000 metri, riesco a farmi tranquillamente una canotta. E voi, se dovete scegliere quale prendere, decidete voi. Ecco, questo vi ho mostrato è l'acrilico, questo vi ho mostrato cotone, sempre misto, e questo vi ho mostrato viscosa, il primo è viscosa. Quindi decidete voi. A me non dispiacciono questi due. Questo, ecco, ne ho uno soltanto, sicuramente lo inserirò insieme, così come vedete qui, che non mi dispiace per niente, però magari tutto così non lo so. Ma è morbido, anche questo, è morbido. Ah, lo stesso uncinetto, ovviamente, lo vedete anche voi. Guardate, perché veramente qui non saprei come consigliarvi, perché anche il cotone non è male, eh. Questo e questo costano uguali, tra l'altro, quindi io andrei sul cotone. Misto cotone. Poi decidete voi. Questa è la viscosa. E adesso andiamo a vedere questo lino e cotone. Lino e cotone di questo spessore. E qui ritorniamo mi piace molto, qui ritorniamo a parlare di quel famoso filato dove voglio un filato sottile ma che non sia un centrino, cioè che non sia irrigidito, no? Perché non è un filo mercerizzato. Qui abbiamo ce l'ho qua, cotone al 60% insieme al lino. Pregiatissimo come filato, mi piace tantissimo il risultato che dà. Si lavora che è una bellezza, l'unica cosa un po' antipatica, si sgomitola facilmente. Potete trovare dei nodini. Allora, quando trovate dei nodini però, è inutile tanto arrabbiarsi, c'è il nodino, può capitare in alcuni gomitoli, non in questi cinesi, in tutti i gomitoli può capitare di trovare un nodino. Ovviamente non bisogna continuare a lavorare finché arriviamo al nodino, no, voi tagliate, quindi c'è il nodino qua in mezzo, voi tagliate il filo, buttate via il nodino, finite finché avete un pezzettino di codina come se fosse finito il vostro gomitolo, poi ricominciate a lavorare con il filo a nuovo. Non lavorate il nodino insieme alla lavorazione perché si vede ed è brutta. L'unica cosa che dovete fare poi alla fine del lavoro è andare a prendere le codine e nasconderle. Quindi quando trovate un nodino, come consiglio, poi prendetelo così com'è, è un consiglio, non lavoratelo insieme perché poi si nota, ma tagliate come se fosse finito il gomitolo, ricominciate. Però è una cosa che può capitare in tutti i lotti. Qualche lotto può arrivare con un filato che ha dei nodini e quindi si spera che ne abbia uno soltanto in un filato, in un gomitolo, così almeno andiamo di lusso. Qui si sgomitola un pochino, quindi bisogna avere un po' di accortezza. La cosa che io vi consiglio quando ci sono dei filati che scivolano dal gomitolino stesso è quello di metterli in un sacchetto, in questo modo, mettere un elastichino, un cordino, un qualcosa che lasci solo libero questo e poi lavorare tirando in questo modo qua. Ecco, in questo modo si sgomitolerà molto 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 meno. Come gomita, una cosa, qui abbiamo i metri, ci sono 375, non è vero, 275 metri in un gomitolo e di gomitoli in un lotto, perché io ho preso due colori, questo bellissimo verde che vorrei abbinare a questo,
o anche no, vediamo. Comunque, e ci sono 4 gomitoli, come vedete, e se non sbaglio mi pare di aver letto intorno ai 12 euro. Intorno ai 12 euro per 4 gomitoli, ripeto, 275 metri al gomitolo. Cos'altro volevo dirvi? L'uncinetto, come vedete, sempre piccolino, quindi il 2,20 come uncinetto. Chissà se sto dimenticando qualcos'altro. Con un lotto, se facciamo il conto 3, 6, 9, 12, sono circa 1100, diciamo, metri, una canotta per una taglia 44 viene, e forse qualcosina di più. Forse anche una manichina piccolina, però dipende dalla taglia che avete, quindi cercate sempre di prendere in base a il filato in base alla quantità che avete già acquistato per altro. Per esempio, io normalmente vado intorno ai 1100-1200 metri per farmi una maglietta estiva, 1600-1800 per fare un cardigan invernale. Poi è ovvio che se è tantissimo lavorato, io so che devo aggiungere quei 200-300 metri in più. Quindi mi regolo in base a quello che io ho già usato per sapere più o meno dove devo andare a parare. È ovvio che se una lavorazione è tutta fatta a punti a rilievo, punti puff, vi mangerà molto più filato, ma un punto semplice più o meno dovrebbe andare sempre sulla stessa metratura. Questo è un altro consiglietto, sempre da prendere così come potete. Comunque questo è molto bello. Ah, vi faccio vedere un attimo come viene, come si lavora. Ha una bella torsione, vedete? Questa è proprio una bella torsione. Si lavora molto facilmente. L'unica cosa, vi ho detto, per quanto riguarda il gomitolo, che si scioglie un pochino, si srotola un pochino, quindi magari, ecco, metterlo dentro un sacchetto sarebbe l'ideale per non farlo sgomitolare troppo. Come vedete è sottile, ve lo ribadisco, luminoso, morbidissimo e lucidino come piace a me. Vedete, si lavora molto 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 bene. Ok, questo invece è una delusione, è proprio una delusione, non mi piace neanche toccarlo. È un filato cotone anche questo, sono 45 grammi di filato, ma è sgradevole anche al tocco, non mi piace. Non mi piace, difatti non, non lo lavoro. 100% cotone anche questo, se non ricordo male. Sì, è un cotone 100%, oltretutto l'ho anche pagato, 14,99 euro, 15 euro, 5 gomitoli, cioè l'ho anche pagato, ho pagato tutto, però questo voglio dire, è costato anche più degli altri. Certo che c'è da dire che sono 5 gomitoli in un lotto per chi piace il cotone, a me no, questo è proprio quello che a me non piace. E in ogni gomitolo, mi sto sporgendo per guardare, in ogni gomitolo ci sono 460 metri, ma se lo dicono loro io ci credo, 460 metri per ogni gomitolo, ma non riesco a toccarlo, cioè mi dà fastidio, è proprio quella sensazione che a me non piace. Mi sa quasi di gessetto, quindi scusatemi se non ve lo mostro. Comunque, per chi dovesse piacere il cotone 100% e piace invece questo tipo di sensazione, non lo so, a me non piace, comunque c'è questo. Io non lo consiglio, questo no, questo non lo consiglio, non è lucido, è proprio cotone, 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 ok? Questo si è capito, ecco. Non riesco a dire cose che non sono. Io devo dirvi sempre le cose come stanno. Scusate se non lo provo neanche, magari lavorato è anche grazioso, ma io non potrei neanche indossarlo, quindi no, questo proprio no. Ho
voluto acquistare anche un cotone al 100% per vedere se proprio non vado d'accordo col 100% cotone, perché c'era scritto setoso. Allora ho detto, cosa vuoi intendere per setoso? Un qualcosa di morbido? Ho letto adatto ai bambini, molto setoso, eccetera, eccetera. E sto leggendo, e ci sono in ogni gomitolo 420 metri. E visto che di gomitoli in un lotto ce ne sono 4 a circa 9 euro, 9,20 più o meno 9 euro, 4, 8, 12, 16, ci sono 1600 metri. Ho detto, lo provo, vediamo com'è. E ho fatto bene, perché non è un cotone stopposo, non è un cotone, è sempre sottile, ve lo continuo a ribadire, guardate, è sempre l'uncinetto 2,20, quindi dal 2 al 2,5 in base alla vostra mano. Ma è morbidissimo, è come se avesse dentro della viscosa, della seta, è morbidissimo anche questo, e piuttosto ritorto, devo dire, e facilmente lavorabile. Vi faccio vedere anche in lavorazione così. E sembra quasi inverosimile che sia un cotone al 100%, ma è stato talmente lavorato questo cotone che risulta essere setoso, praticamente un cotone ma setoso. Vedete, lavorarlo si lavora magnificamente, è sottile, ribadisco, è sottile, non lo vedo adatto per centrino, oddio, poi sai, sono io, parlo io per conto di Marina, me medesima, quella che tira in alto i gomitoli e poi li butta in terra perché non riesce a prenderli. Allora, non so se riuscite a vedere la luminosità che ha questo filato. Anche questo pensavo di doverlo bocciare e invece è un filato bellissimo. Questo è un cotone 100%, è proprio cotone puro, 100% cotone. Ci sono 50 grammi in questo gomitolo e in questo vi ho detto che sono 420 metri in un gomitolo e di gomitoli ne avete 4. Bellissimo anche questo. Nulla da dire. Quando non mi piace lo vedete, quando invece un filato è perfetto ve lo dico, questo è perfetto. E l'unica cosa che può essere un limite è il fatto che sia sottile, quindi sono due le cose, o lo lavorate doppio o lo lavorate così com'è, con un pochino più di pazienza e otterrete un qualcosa di magico. Questi ultimi filati che vi ho fatto vedere, ce n'è ancora, questi ultimi filati che vi ho fatto vedere sono veramente sottili, ma molto molto ben fatti, veramente ben fatti. Ho acquistato anche una cosa carinissima, che è questo finto bottone che adesso vi mostro meglio, che tiene chiuso. Sapete che io non sono moltissimo per i bottoni, appunto, e questo mi sembra una genialata, perché guardate, cosa succede. Questa è una, opla, poi vado da questa parte, opla, ed ecco fatto. Ve la mostro meglio. Questi sono proprio veramente adatti a me. Allora, praticamente si chiude così, vedete? Si chiude in questo modo, rimane molto ben pinzata e quella è è uno dei miei cardigan privati, come dico io, che trovate sul mio sito www.gioiosecreazioni.com, e si chiama Cardigan Aria, e quella è in cotone, quindi praticamente questo doveva cedere e invece non cede, rimane veramente veramente
applicato, cioè fa proprio la funzione che deve fare, quella del bottone, però senza avere il bottone, senza bucarla, senza rovinarla, basta solo fare così, questo rimane uno da una parte e uno dall'altra per chiuderlo così. È bello, vero? E di questi ci sarà la collezione per Marina. Poi ho voluto provare un filato, diciamo, per mettermi già avanti, no, con il prossimo autunno, 70 merino, 20 nylon, scusatemi, 20 nylon e 10% seta. Ho detto, mi piaceva quello che c'era scritto, volevo proprio sentire con la mia mano com'era questo filato. Ci sono 340 metri in un gomitolo e io l'avevo preso in lotto da 6. Quindi adesso non riesco più a trovarlo in lotto da 6, l'ho trovato solo singolo, ma lo cercherò e cercherò di mettervi il link al lotto da 6. Lo sto lavorando con l'uncinetto numero 3,5 proprio per fare una prova e il filato è morbidissimo, è proprio morbidissimo. Non dico che sento la seta, non è fastidioso al tatto, è scorrevole, come vedi, è molto molto scorrevole, uncinetto 3,5, volendo anche il 3. Però io normalmente con i filati invernali tendo sempre a lavorarli con uncinetto un mezzo punto di più, perché non voglio che sia stopposo, non mi piace sentirlo stopposo, sempre il discorso che mi piace vedere le cose morbide, sentire sulla pelle qualcosa di morbido. Questo è piacevolissimo, piacevolissimo come merino, mi piace. E cos'altro vi devo dire su questo? È bello, è generoso, ha una buona metratura, si comporta così, cioè vedete, è ovvio che non può essere viscosa, no? Che proprio scivola, però è un'ottima lana merino. Ecco, c'è chi mi ha detto che si rompono facilmente. Allora, se io tiro, sì, si rompe, però cioè, quando il filato di lana ha una percentuale alta, come in questo caso di lana merino o di cashmere, e sono un po' più fragili, ma se io lavoro non può rompersi, non deve rompersi mentre io lavoro, vedete? È ovvio che se prendo questo filato non lo rompo, no. Questo filato non riesco a romperlo. Con tutta la forza che ci posso mettere, ho bisogno delle forbici. O che ne so, un altro filato, vediamo. Vabbè, questo qui è impossibile. Questo proprio ci va proprio una forza micidiale. Qui stiamo parlando però di filati di altro genere, quando invece sono filati di lana che hanno una percentuale alta, dove c'è poco acrilico, che è quello che regge un po' di più, o non c'è viscosa, non c'è cotone, anche il cotone è bello tosto da rompere, ma c'è una percentuale molto alta di lana, come in questo caso lana merino, è più facile che sia più fragilino, ma non fragile mentre si lavora, sia inteso. Cioè, è ovvio che se io lavoro tirando come un'ossessa, cioè no, tirando, se lavoro tirando tantissimo e la lana è soprattutto un cashmere, eh, cioè ci sta che questo cashmere tende, perché è molto più fragile, no? Il cashmere del cotone, parlando di fibre, quindi è facile che questo si possa rompere. Tant'è che il cashmere che ho usato io, quello con la spolettina serve proprio a dare più robustezza al filato, ma una volta che è lavorato è fatta, cioè è fatta. Poi se vi capita che si strappa, beh, io ho dovuto proprio strappare per rompere questo, però mentre lo lavori non si strappa, mentre lo lavori, però se ti capita di fare una cosa del genere, allora va bene, lo riagganci a nuovo e via.
È ovvio che non deve essere neanche pappamolla, cioè nel senso, deve comunque andare avanti. Se è troppo pappamolla chiedete il cambio perché è c'è qualcosa nel lotto che non va. Ok, questo è come promemoria. Il filato l'abbiamo visto, è un filato bellissimo, quindi io direi di farvi vedere la mia tavolettina, che è la prima volta che la prendo, aspettatemi. Ebbene sì, mi sono presa la tavoletta. Mi sono presa la tavoletta io solo per provarla, perché non amo molto fare le piastrelline, quindi solo per provarla, questa è troppo piccola, vediamo se ce n'è una, solo per provarla ho preso la più piccina, ok, per vedere com'era, perché quando mi rimane del filato alla fine faccio dei quadratini che poi non so se mai un giorno li unirò insieme. Sapete quando non so, non avete, in quel momento non avete voglia, no, di creare nulla, avete dei pezzettini di filato e vi mettete lì e iniziate. Ecco, io ogni tanto mi capita di far quello, no? Allora ho detto, va bene, voglio vedere com'è questa tavoletta. Allora, visto che insomma non costa neanche un granché, l'ho presa e vi arriva con questa tavoletta questo, che francamente vi dirò, o serve per metterlo così, può darsi, io penso che serva per metterlo in questo modo, poi vi arrivano degli aghi da lana e questi ferretti che servono appunto per impilare i nostri quadratini, e questo ve l'ho mostrato. Poi ho acquistato, così vi faccio vedere proprio tutto, questi fiorellini che sono carinissimi come applicazioni. Ce ne sono, tra l'altro, non so quanti ce n'è, ma ce n'è un mare proprio di queste applicazioni. Semplici. E ce n'è proprio un tot, vedete? E poi, vabbè, le forcine, ma a voi non penso che interessino molto le forcine, io le ho prese perché, tra l'altro ho sbagliato il colore, perché questo è color rame, dovevo prenderlo biondo per farmi gli chignon, vabbè, comunque sia, le forcine. E poi la volta scorsa ho preso un'applicazione bellissima che ho chiesto appunto al mio gruppo se poteva andare bene sull'ultimo cardigan che ho creato, e c'è stato un po', alcune dicevano sì, alcune dicevano no, quindi alla fine non l'ho ancora applicato, però sono quelle decorazioni che possono arricchire appunto qualsiasi cosa, anche messa in un modo o nell'altro. A me è piaciuto e visto il costo l'ho preso. Ecco, e con questo io vi ringrazio di avermi seguita, spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo tutorial. Io appena finisco la registrazione, l'editing della nuova creatura che avete intravisto all'inizio, sempre con questi filati, proprio per confermarvi quanto possano piacermi, perché altrimenti non ve li consiglierei, vi saluto, vi mando un abbraccio e continuate a seguirmi, mi raccomando.